Benvenuti e bentornati su Dai Colore ai Sapori. Io sono Valentina e oggi vi mostrerò come preparare le frittelle di riso di San Giuseppe, un dolce tipico toscano che viene preparato soprattutto in occasione della festa del papà, ma anche durante il periodo di carnevale. E dato che adoro sperimentare, ho rivisitato la ricetta cuocendo il riso invece che nel latte vaccino, nel latte di cocco. E in più ho aggiunto la cannella. Sono davvero deliziose, già vi avverto, una tira l'altra. Iniziamo mettendo in un pentolino 500 g di latte di cocco. Aggiungiamo al latte 3 striscioline di scorza di limone o di arancia. Accendiamo il fuoco e appena bolle le togliamo. Mescoliamo e ora possiamo aggiungere 40 g di zucchero semolato e poi 120 g di riso Carnaroli. Mescolate e fate cuocere per circa 30 minuti, dando una mescolata di tanto in tanto. Mi raccomando, cuocetelo non al minimo, ma almeno a fuoco basso. Dopo circa 20 minuti avrà raggiunto questa consistenza e a questo punto possiamo aggiungere il latte di cocco, quello più cremoso. Io mi sono trovata bene con questo della Suzy One. Ne aggiungiamo metà, 100 ml. In pratica sarà questo che sostituirà il burro perché è molto cremoso. Aggiungiamo poi la cannella, io l'ho messa in 2 step perché mi sembrava di non averne messa abbastanza. Arrivati praticamente a fine cottura il riso tenderà ad attaccarsi, quindi mi raccomando mescolate molto spesso. Passati 30 minuti il riso è pronto, il liquido in eccesso sarà stato assorbito e sarà rimasto cremoso. Lo versiamo in una ciotola e dobbiamo lasciarlo raffreddare affinché si compatti meglio e per velocizzare i tempi lo mettiamo in congelatore per 45 minuti, massimo un'ora. Passato questo tempo aggiungiamo in una ciotola 50 g di farina zero e 5 g di lievito per dolci. Mescoliamo e poi mettiamo da parte. Ora prendiamo un uovo e dividiamo il tuorlo dall'albume. Aggiungiamo un cucchiaio raso di rum e poi mescoliamo. Aggiungiamo la farina e il lievito e continuiamo a mescolare. Mettiamo un pizzico di sale e montiamo l'albume. Una volta montato, e ci metterà davvero poco, lo incorporiamo al riso. Mescoliamo facendo dei movimenti lenti e delicati dal basso verso l'alto. Utilizziamo dell'olio per friggere e andiamo a verificare con uno stuzzicadenti se è arrivato in temperatura. Se farà queste bollicine, allora possiamo friggere. La prima farà da tester. Se si scurisce subito e poi brucerà come questa, ovviamente vuol dire che il fuoco è troppo alto e quindi dovremo abbassarlo. Ci aiutiamo con 2 cucchiai prendendo questa quantità, cercando di uniformare il composto in questo modo. Mi raccomando, giratele in modo tale che friggano in maniera uniforme su entrambi i lati. Ci vorranno circa 3 minuti e saranno pronte. Le scoliamo e le adagiamo su carta assorbente e ripetiamo il procedimento con tutte le nostre frittelle. Una volta fatto, passiamo le frittelle nello zucchero e stavolta lo zucchero lo aromatizziamo con la cannella. Appena avete fatto, servitele calde perché sono davvero buonissime. Con questi dosaggi vi verranno all'incirca una trentina di frittelle. Se vi avanzeranno, anche se la vedo molto dura, però in caso vi avanzino, sono buonissime anche il giorno dopo, vi rimarranno morbide e le potete mangiare sia a temperatura ambiente o potete anche riscaldarle in forno. Guardate come sono invitanti e cremose dentro. Io spero che il video vi sia piaciuto, se sì fatemelo sapere qui sotto nei commenti e mettendo un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime ricette. Io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Dai Colore ai Sapori. Ciao!